Aspetta che io faccio cucù. No, no, Io faccio cucù. cominciamo. Quello di oggi doveva essere un trasferimento da Merzogua fino ad arrivare alle porte delle Gorges du Gorges du Tudra. Rifacciamo. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 go. Come ho detto ieri, o meglio, come ho detto per chi ha visto video su YouTube, e come ho detto nel mio ultimo video su YouTube, oggi abbiamo intenzione di raggiungere Zagora o Zagora. Lo faremo tramite le piste che le collegano, sono circa 250 km. Chiaramente noi facciamo più che riusciamo, se riusciamo copriremo tutto il percorso, altrimenti dormiremo lungo la pista da qualche parte e poi dopo eventualmente, se è troppo pericoloso, torniamo indietro. Arrivati in prossimità di Tauz, ci aspettavamo già più o meno di trovare le piste, in realtà c'è ancora asfalto, in effetti abbiamo trovato cartelloni che dicevano stiamo costruendo la strada, quindi secondo noi stanno proprio asfaltando buona parte della pista. Chi verrà dopo di noi, visto che ci sono ancora lavori in corso, probabilmente troverà ancora più pista asfaltata, non so fin dove hanno intenzione di andare. Noi abbiamo percorso alcuni chilometri, siamo ormai arrivati all'altezza di Ozina. Il paesaggio è davvero incredibile, noi non siamo abituati a vedere paesaggi del genere, almeno io non sono abituato. Fino a questo punto del percorso è fattibilissimo in due con le valigie, nessuna difficoltà, l'unica rottura di balle sono le ondine che ci fanno vibrare un po' le scatole. Vabbè, sarebbe meglio guidare in piedi, almeno si sentono meno, ma ci accontentiamo. Abbiamo dovuto rinunciare perché il nostro amico Saladin è tornato indietro, almeno così ci sono venuti a dire due ragazzi che è tornato indietro, non vorremmo che avesse dei problemi, quindi torniamo indietro anche noi. Sì. Salute.
Niente, siamo tornati sotto la nostra pianta. Eccoci qua all'ombra. Anche qua lo scenario è veramente incredibile. Bello. Guarda che dopo ti guardo su YouTube e ti metto il commento negativo, Guardati, fatti vedere. Alla fine per fortuna Saladin non aveva niente, solo che ha visto delle pietre, insomma, ha visto la possibilità di rovinare le gomme. Effettivamente lui era quello che aveva la moto meno adatta per fare questo tipo di percorsi, quindi non se ne è più sentito ed è tornato indietro. Noi abbiamo percorso avanti e indietro qualche decina di chilometri, quindi diciamo abbiamo deciso di cambiare percorso. Andiamo quindi direttamente verso Tingir, dove andremo a visitare le Gos du Dodra e le Gos du Dades attraverso la pista R704, una pista sulla carta fattibile e anche molto scenografica. Nel frattempo, subito dopo Rissani, abbiamo intenzione di visitare Gara Medouar, che è un cratere in mezzo al deserto che dovrebbe essere molto molto suggestivo. Gara Medouar è praticamente una fortezza naturale, è una formazione geologica a forma di ferro di cavallo con un'unica punta apertura davanti. Per questo motivo nei secoli è stato utilizzato proprio come fortezza vera e propria, fortificando l'unico accesso a questo cratere naturale. Ed eccolo là che si comincia a vedere proprio là in fondo. La GoPro magari non gli rende giustizia, ma tra un po' lo vedremo da vicino. All'inizio tutte le volte che vedevamo un dromedario lo chiamavamo cammello, sapevamo bene che sono animali diversi, ma istintivamente ci veniva di chiamare cammello. Una curiosità su questi due animali: il cammello sopporta temperature che vanno fino a meno 40 gradi, mentre il dromedario è più adatto a temperature fino ai 50 gradi. Riguardo Gara Medouar, questa sua particolare conformazione e per la sua anche posizione logisticamente comoda fu scelta come ambientazione per alcuni film. Era il quartier generale di Spectre nel film di James Bond, e anche è stato scelto anche per il film La Mummia, e quindi diciamo che ha anche dei trascorsi, magari è stato sfruttato anche magari in modo poco ortodosso per essere un sito diciamo quasi archeologico. Abbiamo incontrato il nostro amico Lassan che ci fa vedere i fossili. Sì, guarda, una moneta di 350 milioni di anni fa. Guarda. Grazie. Tutti i blocchi. Vieni qua, vieni qua. È ancora così, guarda. Guarda, scusate, la sambra, no. Basta acqua, sennò finiamo l'acqua. Sì, tutti la montagna, tutti così, ai fossili. Tutti. E la zona così, ai
Fossi di calamari, ammoniti. Siamo andati a visitare Gara Medouar e devo dire che ne vale la pena. Lo scenario è incredibile, bisogna proprio, ne vale la pena. La strada è abbastanza semplice, almeno così mi è sembrato. È che le piste sono tante, quindi dipende da che pista si prende, magari si trova più o meno sabbia, come adesso. E con la sabbia, insomma, con queste moto non aiuta molto. Anche qua. Però chi viene giù di qua, chi passa di qua, direi che ne vale veramente la pena di perderci 5 minuti. Tra l'altro abbiamo conosciuto un ragazzo berbero che naturalmente ci voleva vendere qualcosa, ma ci ha fatto anche un servizio perché ci ha spiegato un po' la storia, ci ha fatto vedere qualche fossile. Bella esperienza comunque, bella esperienza. Abbiamo ripreso quindi la N12, poi prenderemo la R regionale 113 in direzione di Tingir, dove passeremo la notte in previsione il giorno dopo di andare a visitare le varie gole. Ci sarà un matrimonio, qualcosa del genere, perché è venerdì. Come al solito capita in Marocco, ti fermi per bere qualcosa, soprattutto quando sei nelle zone rurali, ed è una festa. È sempre bello perché ti senti ospitato, ti senti come quasi parte della famiglia, perché hanno proprio un bel modo di fare, un bel modo di ospitare. Io mi sto innamorando del Marocco, è veramente una gran bella esperienza. Ti porto dentro al bar di Adi, così. Bar veramente molto semplice, ma con tanta ospitalità. Ciao Adi, grazie mille. Quello di oggi doveva essere un trasferimento da Merzogua fino ad arrivare alle porte del Gorge du Tedra. L'unico punto da visitare era Gara Medouar. In realtà diciamo che anche oggi gli scenari sono stati fantastici, diciamo che ogni cosa era da filmare, ogni volta che spegnevamo la telecamera ci veniva voglia di riaccenderla perché c'erano migliaia di sfumature, quindi anche questa strada che pensavamo fosse, diciamo, non voglio dire insignificante ma abbastanza, diciamo, normale, è stata comunque un'esperienza. Domani abbiamo quindi intenzione di lasciare Tingir e dirigersi verso Agudal. Da qui prenderemo la pista R704, una pista che sulla carta è fattibile anche in due con le valigie, per visitare anche le Gorge du Dades. Termina quindi qua questa giornata e anche l'episodio del nostro viaggio in Marocco. Se vi è piaciuto mettete un like, che fa molto piacere, e se vi iscrivete al canale fa ancora più piacere, e così riuscirete a seguire anche le altre puntate. Ciao a tutti!